Lei crede ancora che sia il vero Piero Barone, e ha fatto promesse di tutti i tipi. Veramente ha parlato con lui, sono convintissima. Questa dolce signora si chiama Amalia, ha 78 anni, abita a Palermo e da 6 mesi è convinta di essere la fidanzata di Piero, che di anni ne ha 31 ed è un cantante famoso in tutto il mondo. Dimmi perché quando penso solo a te. Sì, proprio il Piero Barone del Volo. Che sei il mio unico grande amore. Sei la donna giusta per me. Ah, Sì. Zia, guarda che Piero Barone è giovane, ha soldi e non chiederà mai soldi, non riusciamo a convincerla. la signora Amalia è vittima di una truffa affettiva, romantica o sentimentale, che dir si voglia. E cioè uno di quei raggiri sempre più diffusi negli ultimi anni che prima colpiscono il cuore e poi svuotano il portafoglio. La signora Amalia è vedova da ormai 9 anni e da quando ha perso l'amatissimo marito Ha mai più avuto un compagno nella sua vita? No, niente, è stata sempre fedele, fedelissima. Ad un certo punto che succede? Abbiamo visto che postava dei video di Piero Barone. parecchi video, e non perché sia una semplice fan, ma perché un profilo fake che si spaccia per Piero Barone, questo qui, l'ha agganciata su Facebook ormai 6 mesi fa e da allora lei è convinta di messaggiare ogni giorno con il famoso cantante. Amalia. E infatti sentite come ne parla al telefono con una sua cara amica. È tanto educato, si vergogna, ti giuro veramente. Gli ha promesso di portarla in America in alcuni suoi concerti. Ti porta con lui in tournée. E gli fa capire che si può anche instaurare un certo tipo di relazione, anche sentimentale. E io un domani diciamo che mi vuole sposare. Con tutte le donne che c'ha, preferisce una persona come te. E c'è le ragazze che cercano solo i soldi, mi disse. Addirittura gli ha proposto di fare sesso telefonico. Chi tu vuole fare l'amore, vuole fare sesso. E quando amici e familiari con cui per fortuna si è da subito confidata hanno cercato di aprirle gli occhi, Zia, vedi che è falso. lei ha reagito così. No, è vero. Io sono sicura che è lui. Al 100%. Amalia, non ci illudiamo tanto di tutte queste cose. Stai attenta. Sì, ad un certo punto io non ci perdo niente. E invece ci ha perso, e come? Perché la persona nascosta dietro a questo profilo fake è un truffatore professionista che ha fatto tutto questo solo per spillarle soldi. I figli, vedendo questi bonifici, chiedono: mamma, ma che stai facendo? Sta facendo il versamento a Piero Barone perché mi vuole invitare a un suo concerto. Devo fare i versamenti perché mi deve fare la carta VIP. Ovviamente non esiste nessuna carta VIP, ma la signora Amalia non lo sa e accetta di pagare. Più di 2.000 euro. Gli ultimi versamenti sono stati fatti 2 giorni fa, di 30 euro ciascuno. Per una signora che comunque vive della sua pensione. Vive la sua pensione. E diciamo che è un'associazione a delinquere. Un'associazione a delinquere che con la sola arma di uno smartphone e scrivendo con l'aiuto di traduttori automatici illude e truffa ogni giorno centinaia, migliaia di persone in tutto il mondo. Anche a Tabaccaia ha detto: signora, non li faccia questi versamenti, sono falsi, non ci può niente. Alle 8:40 del mattino vado a Tabaccaia. È il primo pensiero che ha la mattina. È proprio innamorata, vero? Innamorata. E non a caso le vittime sono spesso persone un po' sole. L'affetto nostro ce l'ha. Forse gli manca quello che Piero Barone, il falso, gli sta facendo rivivere quando era giovane. Ma così non può proprio andare avanti. L'unico tentativo che si può fare è farla magari videochiamare col vero Piero Barone, perché solo lui la può smontare questa cosa, non la può smontare nessuno. È l'unica speranza. Come prima cosa prendiamo dei dolcetti per Amalia, anche per rendere in qualche modo meno amara la rivelazione che l'aspetta. Come mi agitano queste cose da morire. Presento un'amica mia. Salve, piacere, sono Veronica. Sciamatevi. Le ho portato un po' di dolci. C'è bisogno. Ma come no? E dai! Amalia prende la tovaglia. L'aiuto allora. No, non c'è bisogno, stai tranquillo. C'è vecchiaia ormai. La vecchiaia, quanti anni ha lei? 7-8. 78 anni, ma è ancora informissima. Insomma. Le spieghiamo che siamo lì perché la sua famiglia, una famiglia numerosa e bellissima, è un po' preoccupata per lei. Sai perché? E subito ci anticipa. Comunque io ho bloccato tutto. Sostiene di aver già bloccato i numeri del finto Piero Barone, ma solo per far contenti figli e nipoti. Io Non lo sono so. convinta che ultimamente ha parlato con lui. Sono convintissima. Spesso i figli, i nipoti non sanno come aiutare, perché quando una persona
sta vivendo un amore, è difficile riuscire a fargli capire che questa storia può fare tanto male, no? Tu eri innamorata? Sì. Però è bello questo. Io dico la verità, Cosa ti diceva questa persona qui? che mi amava, mi voleva portare al suo paese, mi voleva portare a Parigi, mi faceva vivere pure con lui quando c'erano i concerti, mi faceva salire sul palco. Ma dietro a tutti questi sogni ci sono costanti richieste di denaro. L'ultima volta che hai dato dei soldi a lui quando è stato? Settimana scorsa forse. Ultimamente lui mi voleva fare il passaporto Ah, e dovevo pagare il suo passaporto ma per andare dove? a Parigi. A trovarlo durante un concerto? No, assieme a lui. La fuga romantica? Sì, sì. Ti piaceva il giovincello, eh? Sì. Capito? Anche perché lui le diceva: Voglio sposare una donna anziana perché mi dà più amore. Sei la donna giusta per me. Ah, Sì. ma qualche dubbio su tutta questa storia la signora Amalia per fortuna ce l'ha davvero. Anche perché mi ha fatto tante promesse, non le ha mantenute. che promesse ti ha Che fatto? veniva qua, dice è venuta a Palermo, doveva venire qua da me. Non è venuto perché voleva sempre soldi. Ma secondo te Piero Barone c'ha bisogno No. dei nostri soldi? Infatti ci ho detto mandameli tu. Brava! Brava! Oh, l'attitudine ci sembra quella giusta e allora è arrivato il momento. Io adesso ho una sorpresa per te. Amalia ha già capito tutto e infatti se la ride e si preoccupa di fare bella figura. Sapeva mettere la tovaglia. Pronti? Non ci resta che chiamare Piero Barone, quello vero, l'unico che può davvero convincere Amalia una volta per tutte a non perdere più tempo e soldi dietro a quei truffatori. Veronica, Ciao, come stai? io sto molto bene. Sono qui con una mia amica, si chiama Amalia. Ciao Amalia. Ciao Piacere. Piero, piacere. Amalia da ormai ottobre si scrive con una persona che dice di essere te, quindi lei da ottobre è convinta di avere una relazione con te. Wow, allora so di queste cose, è una cosa che purtroppo ultimamente sta girando tanto. È solo gente che si finge e che se ne approfitta della bontà delle altre persone. Noi non scriviamo a nessuno su Instagram, non contattiamo nessuno. Il nostro lavoro è un altro, noi dobbiamo solo cantare. Ti diceva che saresti andato ad un loro concerto. Sì, certo. Dove? In tutti dove andava lui, in tutti dove andava e tu venivo io con te. Signora, ma io ho gli altri due che devo portare con me, non c'è spazio in aereo. Ma lei di dov'è, signora? Mi faccia capire. Palermo. Ah, è siciliana come me. Sì, sì. Adesso Dai. ci conosciamo. E infatti. Oh, non illudermela perché ti venga a prendere. Guardiamo il lato positivo, signora Amalia. Abbiamo capito che è una fuffa. Spero che non abbia speso gran soldoni, però ne approfitto per invitare lei e la sua famiglia ad un nostro concerto ufficialmente. Questa volta per davvero, eh? Guarda quanti siamo. Ciao. Mi rimangio quello che ho detto. Amalia sembra averla presa benissimo, ma quando buttiamo giù un po' si commuove. Ti viene da piangere? Oh, amore mio. Certo, ci rimango male perché speravo che fosse vero lui, ma pazienza. Cosa ti piaceva di lui? Tutto. Mi parlava con tenerezza, molto dolce. È giusto cercarlo e volerlo l'amore. Puoi trovare una Mi ha persona. levato mio marito. Esatto. Amare ancora, cara Amalia, è possibile come? Anche a 78 anni, ma nella vita reale. Quindi se ti ricapiterà che magari questa volta ti dai. scrive Albano, un nome a caso, Sì. prima vai dalle tue nipoti e chiedi: ma questo è Albano vero o è Albano falso? Bisogna stare attenti a questo. Sei tranquilla? Tranquilla, certo. Non ti ho fatto male dicendoti No. questa cosa? Anzi, mi hai aiutato a stare bene. No, amore. Adesso possiamo mangiare? Sì, O ti è passata la fame? No, no, no. Ok. Mentre stavo con lui, non avevo fame. Non avevi fame? Ero bloccata. L'amore? Sì. Certo.